E volete sapere qual è la cosa che mi fa sorridere? La legge di Murphy. Ci avviciniamo verso la collina e il termometro scende inesorabilmente. Fra? Sì. Siamo arrivati. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno. Lunedì 6 luglio 2026. Sono le 16:48 per l'esattezza. Adesso andiamo a fare benzina e poi ci incontriamo con Francesco. Tra l'altro, ragazzi, oggi prima uscita con il GS dopo la manutenzione fatta da il Centauro Moto. E volete sapere qual è la cosa che mi fa sorridere? La legge di Murphy. È stata smontata pezzo pezzo questa moto. Sono state spente tutte le spie possibili e immaginabili. 1 chilometro dopo aver preso la moto dal Centauro si è accesa la spia del sensore di pressione della ruota anteriore, quindi prossimamente sostituirò la pila del sensore anteriore. Francesco, sei pronto per prenderti, speriamo, un po' di fresco? Speriamo un po' di fresco. Infatti sembrava facesse fresco, caspita. Una sauna ho fatto per venire qua. Una sauna. Tu devi fare benzina, fai benzina tranquillamente, fai quello che devi fare. Ok. Quando ci sei ci mettiamo in marcia e andiamo. Sì, perché mi dà un'autonomia di 150 km, però può stare Non tranquillo. stress, dai. vai tranquillo. Ok, tu da molto stai aspettando? No, io 20 minuti, ma sapevo già di essere in anticipo. Ah, ok. Vai tranquillo, fai quello che devi fare. Faccio l'automatico un vai, secondo. vai, Ok. sereno. Eccolo qua, questo è il cancro di questa zona qui, il ponte sul Po di Bressana. Questo ponte avrebbero dovuto riaprirlo a doppio senso il 1° luglio, ovviamente i lavori sono slittati e quindi i poveri cristi che fanno i pendolari possono andare dalle 2 del pomeriggio alle 6 della mattina in questa direzione e, se non ricordo male gli orari, dalle 6 della mattina alle 2 del pomeriggio in quest'altra. A noi in questo momento e a quest'ora la viabilità va a favore, fortunatamente. Qui adesso il limite è 30 km/h. Ci avviciniamo verso la collina e il termometro scende inesorabilmente. Da 38 gradi siamo passati a 34 in meno di 40 km. Non mi crederete, ma andare in moto e non avere l'assillo di controllare la carica della batteria è un'altra roba. Ho viaggiato per alcuni giorni con quel tarlo ed era veramente stressante. Adesso andare così e pensare di avere 350 km di autonomia con mezzo serbatoio non sembra vero. Ci si può permettere di andare anche piano, di stare anche in coda, insomma è sicuramente un'altra cosa. Ragazzi, voi che seguite il mio canale saprete quanto ho odiato questa strada. L'avete riconosciuta? Siamo sul Passo Penice. L'ho odiata profondamente e la facevo costantemente per spostarmi in altri posti. Adesso che è riasfaltata è uno spettacolo. Guardate che sono le 7:20, siamo solo noi. Anche i colori aiutano molto, la temperatura 31 gradi, meraviglioso. Quanto traffico che c'è. Ho in mente un posticino dove montare la tenda, ma la realtà è che non ci sono mai stato. Sono passato sempre vicino, ma non sono mai sceso in quel punto. Nel frattempo siamo in piena golden hour, non so se ve ne siete accorti. Che spettacolo, ragazzi. Forse questo posticino vi dice qualcosa. La realtà è che io vorrei montare la tenda qui sotto. Incredibile, è lunedì. Guardate quanta gente c'è qua. Guardate quanta gente c'è. Ho detto a Francesco, andiamoci il lunedì, magari non troviamo nessuno. A questo punto andiamo sopra le antenne sperando che lì non ci sia nessuno. È incredibile, ragazzi, no? Lungo la strada non c'è nessuno. Lì dove volevo mettere la tenda è pieno di auto. Andiamo sopra il santuario, vediamo se c'è un posticino lì. Sicuramente come vista sopra è più bello, però io non c'ero mai stato e mi sarebbe piaciuto. La cosa più bella in tutto questo sapete qual è? Che siamo a 23 gradi in questo momento. Stasera dormiremo freschi. In alcuni punti l'erba è molto alta. Vediamo. Spettacolo qua. E dubito pure che ci possa essere qualcuno perché non c'è assolutamente nulla. L'acqua però potremmo prenderla dalla chiesetta sopra, c'è una piccola fontana. Vediamo qui com'è la questione.
Qui la possiamo mettere la tenda. Guardate che tramonto qua che c'è. Soltanto io e l'amico Fra siamo qui. Già qui abbiamo allestito il campo base. Fra. L'amico Fra sempre presente quando Max chiama. Adesso ci facciamo una piccola passeggiatina e ce ne andiamo a mangiare sui tavolini che ci sono di fianco alla chiesa. Una Abbiamo bella il vista. cuoco adesso qui. Adesso abbiamo lo chef qua. Dai, facciamoci si sgomma qua. Facciamoci sti 2 passi e andiamo su. Voi pensate che abbiamo deciso di fare questa cosa qui di lunedì. Abbiamo detto dai, andiamo lunedì che non c'è nessuno, magari il sabato è facile che qualcuno fa le grigliate. Fra? Sì, Siamo arrivati. Ferragosto sembra. Alla fine abbiamo ripiegato qua. Allora, come luce Non c'è paragone. Guarda qua. come luce è pazzesca. Come luce non c'è storia. Lì sotto eravamo un po' penalizzati con la luce. Era piuttosto scuro. Wow! Insomma, si commenta da sé. Solo cicale ci sono. C'è da dire che giù da noi si boccheggia per il caldo. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! Qua abbiamo messo già la manica lunga perché fa freschino. Ci aspetta una nottata umida. Sì, è abbastanza umida la questione. Fra questi tavolini aspettano proprio noi. Che tra l'altro mi faceva notare Francesco. Oggi ci siamo sentiti un attimo prima di partire e mi diceva: ma ti ricordi quando siamo andati su a vedere l'alba? Ti ricordi che giorno era? Dico no, non mi ricordo. Era il 6 luglio. E oggi che giorno è? Il 6 luglio, neanche a farla apposta. Adesso direi di prenderci un tavolino di questi qui. Vediamo se sono prenotati. E Se qua ci sopra c'è una fontanella, possiamo prendere l'acqua Sì, pure da lì, quella questa sì. qua la roba. Tavolo 10? Tavolo 10, Per dai. 2. Guardate che vista che c'è qua, che sole, oh. Altro che golden hour, qua siamo oltre la golden hour. Sono le 9, dicevi? Sì, 9 di sera. Questa gavetta per 2, ma per 2 l'abbiamo usata forse una volta sola. Perché quando avevamo comprato per andare in Islanda, poi in realtà in Islanda dove andavamo c'erano i piatti, quindi in realtà l'ho usata soltanto io. Ah sì, questo è il fornellino. Questo fornellino è una bomba. Fa un fuoco pazzesco, l'ho comprato. Ma era quello che hai preso no, Sì, di l'ho recente. comprato ultimamente. L'ho preso su Amazon. Cioè sui piedi. Uno, Proprio 2 essenziale. Cioè, e 3. Sì, è molto essenziale, ma il Questo. gas è qua. Ho detto, ci siamo dimenticati il gas. No, c'è sotto la moto. Si avvita. Ok. Ok. Boh. Acqua. I piatti, guarda qua. Piatto 1, piatto 2. Bicchieri. Già l'accostamento dei colori, Del Cosenza, dici? quindi già su questo sarà sicuramente Allora, l'ultimo facciamo risotto. così. Stasera ti offrirei un risotto ai funghi porcini. Ma io volevo proprio risotto ai funghi porcini. Questi sono avanzati Sono venuto e ho detto da Capo Nord 2026. Sono avanzati un po' di risotti quest'anno. vabbè, Capita. vedi il lato positivo, li mangi in compagnia. Sì, infatti. Allora, questo poi lo buttiamocelo sotto Sì. anche l'immondizia. Tu guarda questo che figata che è. Apri il gas. Ah, pure con è fatto apposta. Sì. Questo mi sembra che non so neanche da riempire l'acqua. Qua ne consumo un po' d'acqua. C'è un po' una pendenza, devo tenere un po'. Ah, il mestolo, sì, c'è, eccolo qua. Ma ci serve soltanto una decina di minuti, un quarto d'ora è pronto. Anche a basso penice, risotto ai funghi porcini. Senti che odore che c'è già. Sembrano proprio raccolti adesso. Bisogna trovare qualcosa per questo tavolino. Prende un po'. C'è questo fornellino che va in giù, se no. La panca era dritta quella là. Se troviamo qualcosa per mettere sotto, c'è niente. Più altro una pietra, qualcosa un po' più Giusto. zitta. Questo può servirci, sì. Sì, questa va bene, abbondante il giusto. Tecnologia, fra, ma ce ne vuole un'altra di qua. Tecnologia, adesso andiamo a trovarne un'altra parte. Sopra ci stanno lì, perché guarda, se da vicino alla No, ma fontana proprio c'ho c'è il mio qualcosa. fornitore qua all'angolo. Ok, che qua sta cadendo un po' tutto, fra. Gli ultimi 2 pezzi sono rimasti. Aspetta. Vedi un po'? Sì, va un po' meglio rispetto a prima, dai. Ce lo facciamo andare bene. Boh, va bene. Niente. Lì c'è bene la spazzatura, quindi neanche Ok. devo fare la busta. Ascolta, se una cosa ci serve l'acqua, vai, riprende un po' d'acqua Sì, qua sopra, perché questo piano piano, man mano che se la tira l'acqua. dalle scalette, vero? Sì, scaletta ce l'hai di fronte, non puoi sbagliare. Cena con vista stasera.
Com'è la questione qua? Mi sa che ancora un po', bisogna aspettare un altro po'. Però hai ragione, non c'è Ho connessione. detto, qua non c'è con l'altra volta e non c'era verso di chiamare da qua. E proprio prima ho mandato un messaggio. Quando Quando l'ho mandato il sei messaggio? stato molto fortunato. Alle 7:10 ho mandato un messaggio che eravamo arrivati, quando eravamo lì. Però adesso volevo vedere un attimo le previsioni e mi dice non c'è connessione. No, io qui ogni volta che sono venuto avevo sempre problemi di connessione. Quindi da un certo punto di vista ti Ti disconne. Sì, guarda. Comunque ti dicevo, io sono molto contento di oggi perché fino adesso, perché siamo partiti che c'era 38 gradi, si schiattava dal caldo. Sì, sì. Sotto già c'era 35, qua sopra 23-24 quando siamo arrivati. Adesso ce ne saranno 20-22. Eh sì, quello. Sai. Adesso è sceso ancora di più stanotte, magari scendiamo sotto i 20. Top. Si sta veramente, come direbbe Rocca, come a letto. Sta veramente bene. Come si era messo oggi, a un certo punto dopo pranzo, quando ti ho scritto, dalle parti mie si stava annuvolando, non che venisse brutto, però il sole si era tutto coperto, sembrava quasi Allora, un cielo offuscato. Allora, guardando le Invece previsioni, poi dietro, dopo Piacenza, un po' c'era qualche nuvola di pioggia. Ho visto domattina mette un po' d'acqua, però di là, di molto là. di là, ma avrà pochissima Sì, però acqua. se ti becchi qua con la tenda, No. pescato. Beh, Però domattina consideriamo pure bello. ti ricordi l'anno scorso che siamo scappati, ci siamo lasciati là, Credevamo arrivasse al finimondo, invece poi alla fine eh, siamo arrivati asciutti. che vedevamo i lampi Sì. da là, Sì. sempre da quella parte. Sì. Pensa che coincidenza quello. A Veramente. distanza di un anno, neanche se l'avessimo fatto apposta Ma poi organizzare. con tutte le date che abbiamo detto, facciamo il 17, no? Sì, Il perché 10, in realtà dovevamo organizzare sta roba in uno dei nostri pranzi, che detto così sembra che andiamo a pranzo ogni settimana. Invece andremo a pranzo forse quando è 2 volte al mese. Avevamo detto, fra, devo fare un lavoretto, devo fare un lavoro per alcune aziende, mi dai una mano a fare 2 riprese, una roba e un'altra? E Francesco mi ha detto, sì, volentieri. Solo che ho iniziato a vedere un occhio all'agenda. Il giorno qui no, perché c'ho un appuntamento con mio figlio, qua no, perché c'ho quest'altra roba qua devo sistemare la macchina, qua devo stare in ufficio. Insomma, alla fine tira e rigira. tu hai tutti i corsi. Io tra i corsi, senza che vuole il weekend giustamente andare in piscina, al mare. Insomma, alla fine quando andiamo sabato. No, però sabato magari ci troviamo qualcuno. Andiamo il lunedì che non c'è nessuno. Lunedì che vuoi che ci sia. Ho detto, 10 macchine ci stavano. Siamo quasi. Sì, faccio un giro con l'acqua che ritiriamo così ci quest'ultimo metto anche giro. la mia. Ok, ma per mo che ritorni, questa è ritirata e dovrebbe essere pronta, dai. Dai, adesso... Perché no, sai cos'è? Che quando faccio queste robe qui l'acqua deve essere sempre a portata di mano, perché se si ritira si attacca tutto. Cioè non so se hai visto a che colori ci stanno. Devono aspettare vabbè. proprio a noi, guarda, questa Però roba qua. Capellì non l'avresti fatto. Secondo me, ti ripeto, No, guarda, nella sfiga è andata bene così. nella Qua facciamo così, va. fai tu, vai. Facciamo alla grezza maniera, ma no, sono andata a occhio. Attenzione. Sì, grazie. Se ne hai fatto giuste le porzioni. Vedi un po'. Per me è già tanto. Sì, è giusto comunque, più o meno in metà. Perché ce ne Ok. sta un altro mezzo mestro più o No, io meno. sto a posto così, veramente. Tieni, no. Opla. Sono 2 ce ne stanno. Questo lo mettiamo qua. Che silenzio. A me di questa roba qui mi piace il fatto che tu arrivi qua e spegni il cervello. Il cellulare ce l'ho offline da quando siamo arrivati, da quando siamo partiti. Sì, a me è un caso che mai arrivato un messaggio prima. Cinzia infatti mi ha detto ci sentiamo domani. A posto, grazie. Mi ha detto secondo me Francesco ti odierà a un certo punto. Lo dico Ho sempre, detto, è un Francesco, privilegio. Sì. Francesco sa già con chi va, con chi ha a che fare. Sono esperienze che valgono per me che da solo mai non le farei neanche. Queste cose qui un po' più così, dice vabbè farlo in compagnia magari non succede nulla. Però non stai in un paese come può essere i paesi scandinavi dove non ti tocca niente a nessuno. Qua comunque Sì, che venga qualcuno qua è abbastanza remota la questione. Più di qualche animale qua non ha messo nessuno. Però il silenzio che c'è è assortante. Sono quelle esperienze che se non fai con qualcuno se non le non fai. le fai mai sereno, cioè, secondo me. Sono d'accordo. Comunque oggi è il primo giorno, prima uscita che faccio con la moto appena ripresa dal Centauro. Girare in moto ha un altro sapore rispetto a quando sotto una caponord. L'ansia di vedere sempre la batteria, andare piano, cioè adesso porti la tacchetta della benzina e basta. No, è stata una cosa allucinante quella cosa che hai fatto. È stata una cosa estrema, secondo me, per me, forte, Ma non da tutte, anche impegnativa, soprattutto di testa sto impegnativa. dicendo anche psicologicamente, mentalmente, cioè un attimo farsi prendere dallo sconforto. No, è psicologicamente che deve essere forte, perché inizi a vedere la batteria che scende, il traffico che aumenta, le code, banalmente i semafori sono un problema che... Stai fermo, non fai strada e consumi. Ti capita un cantiere, la moto ti muore lì, cioè non è stato semplice.
Però da un certo punto di vista è stata forse la motivazione a fare quel passo là, di tornare. Era un pensiero ogni momento. Sì, è stata una sfida con te stesso. Sì, cercavo quello da Capo Nord, non in questo senso, ma E poi quanti chilometri hai fatto già? 2000 li hai fatti? in quelle condizioni. No, quando sei dovuto tornare indietro, cioè quanto avevi fatto di strada già? Da Bergen a casa sono più o meno 3.000 km. Caspita, hai già fatto almeno 3-4 giorni di viaggio, l'avevi fatti. Ero partito l'11, la moto si è rotta il 14. 11, 12, 13, 4 giorni. Ne ho fatto 6 giorni a tornare con la moto rotta. Diventava lungo tutto, Fra. Devi fermare ogni 150 km, era una sosta di 3 ore. Quando andava bene erano 200. Poi però la paura di trovare... È come se avessi avuto la moto elettrica. con una batteria di merda però. No, adesso le macchine si fermano, devono ricaricare, no? Però le macchine hanno una certa autonomia. 500, 600, io 150, ma psicologicamente... Sì, veramente. Cioè come se tu da qui a casa vai, torni e ti ferma 3 ore. Una bella sfida. Dai, meno male che è andato poi alla fine tutto bene. Sì, è andata molto bene, si è rotta, amen, ci sta. Lo ripeto, sono stato quasi contento che si sia rotta. È stato un modo pure per farla controllare da Lele, che mi ha detto che dopo 266 rotti 1000 km il motore è in tonso, è perfetto. Alberi, le catene, distribuzione, le tolleranze delle valvole, la compressione. La frizione mi ha rimessa la mia, mi ha detto guarda, l'ho misurato, è nuova, io non lo cambierei. Anche perché se si dovesse rompere, cambiarla Però un questo comunque conta molto i pezzi originali del BMW, insomma, con tutto che tu ci fai una manutenzione. Conta la manutenzione, conta pure come la tratti, nel senso, se vai tutte le volte come un matto al limitatore. 21:44, cioè sulle 10:15 ancora c'è il sole. Giusto il tempo di finire di mangiare e lavare i piatti e scendiamo giù. Sì, però non faccio quella stradina adesso. No, facciamo quella buona, Quella è... quella asfaltata. Domani devo andare a lavorare. Qua è tutto sto cinema. Domattina- Domani alle 8:30 dobbiamo essere già operativi. Poi dicono veramente noi, solo voi siete dei pazzi. Come si dice? Stai coi pazzi. La serie Dio prima li fa e dopo li accoppa. La coppa veramente. Addirittura, fra gli ho messo pure il coso. Ah sì, sai. Ecco la location qua. Fidarsi è bene. Allora qua io c'ho Tenda mia, la tenda di Fra addirittura anche la Questo sediolina qua. per da qua. domani. Dovrò prenderla anche una sedia così. Guarda che ha il suo perché. Ma allora, Allora, la mangiamo sta gavettina. roba. Ora rimetto tutta la roba qua dentro. Allora. Mettiamo qua è aperto. Allora, il cappello togliamo, mettiamo qua. Ci manca la luce. Ah no, c'è la Ah no, luce. c'è qua, è vero. Si pacca. Guarda qua. Che stavo... Lone Rider pensa a tutto, anche la luce lì sopra, guarda. Se spegnessi questa, guarda qua che figata è. Allora, qui mo ci rimettiamo dentro sta roba qua. Allora, l'acqua. Facciamo un po' di ordine e poi vi facciamo vedere un'altra cosa chic. Quindi, ecco, puntiamo la sveglia domani. Tu che dici? Ora cosa vogliamo fare? 5? Facciamo le 5, dai. Tanto è un attimo, puoi prepararsi. Calcolando quello che dobbiamo fare, calcolando che poi bisogna andare all'ufficio. Le 5 va bene, perché qua si lavora. 5 di mattina, perfetto. 6:31, fatto. Ok. Top. Questa è la tenda di Fra. Questa lampada che adesso è spenta. No, è accesa. È accesa? Ah, è accesa, sembrava spenta. Forse era troppo forte questa, sembrava quasi spenta. E qua c'è la Lone Tent. Sì, ci aspetta una lunga notte. Adesso vi mostro anche come è attrezzato dentro. Allora. Ecco qua, come è attrezzato qua dentro. Il casco, la giacca, borsa. Chiudiamo. Comunque sì, c'è umidità, Fra. Sì, c'è, te l'ho detto. Come sono entrato dentro la tenda dove si sente l'umidità. Sì, ma qua sei proprio nel campo. Già quando siamo passati dalla strada al viottolo qui di questo campo si sentiva l'umidità. Stanotte ci dobbiamo coprire. Vabbè, ci metteremo qualcosina. Quindi, che facciamo? Fra, che ora abbiamo fatto 11? No, 11:20. 11:20, direi che possiamo andare anche a letto. Sì. Come dicevi tu? C'è manco il bar qua, quindi... Anche un bar, c'è, sì. Visto che bisogna svegliarci anche abbastanza presto. Sì, Sicuramente non dormiremo. È stata una lunga giornata. Voi tante cose non le avete viste, ma vi possiamo garantire che è stata una lunga giornata lavorativa. Ma veramente. Ma comunque guarda, ti dico la verità, per come si era messa all'inizio, con quel caldo con cui siamo partiti, già quando stavamo dalle parti di
di Code Village era cambiata la questione. Sì, sì, Poi vabbè, siamo arrivati sopra, c'era 23, sembrava di volare proprio. si stava bene. Adesso invece c'è l'arietta. Sì, c'è l'arietta, però umidità. un po' di umidità c'è domattina, secondo me un po' di umidità la troveremo anche sopra i mezzi. Però senti che pace che c'è. Le cicale e le lucciole. Basta, fine la storia. Va bene, dai. Dai, buonanotte. A domani. Buonanotte. Mamma mia, fra. Buongiorno. Quest'alba com'è la questione qua? Buongiorno, buongiorno. Come hai dormito? Bene? Magnificamente. Dai, si è dormiti bene, dai. Adesso si sbaracca qua il campo base, facciamo un po' di lavoretti pure e poi ci facciamo pure un caffè magari. Magari. Lo facciamo dopo però. Sì, no, sì, adesso sistemiamo un po' le robe, facciamo quello che dobbiamo fare. Per quello che Hai siamo dormito, venuti. mi hai detto? Dormito. Io ho fatto un po' fatica sinceramente. No, io ho dormito, poi a luna è passata una macchina che ci ha illuminato a giorno, tu dormivi. No, io non mi sono accorto di nulla. Ovviamente. Poi dopo forse un quarto d'ora se sono andati su, dopo un quarto d'ora se ne sono andati. No, io non mi sono accorto di nulla. Ho dormito, ho dormito, forse come un momento dormivo, però non ho dormito un granché. Mi aspettavo di dormire di più, invece no. Vabbè, Vabbè, dai. Guarda dai. che bello, guarda che colori, guarda. Tanta roba. 7-10, ragazzi, abbiamo sbaraccato tutto. Ovviamente neanche a dirvelo, ma abbiamo lasciato tutto in ordine, tutto come abbiamo trovato. Francesco ha già spostato la moto, adesso andrò anch'io. Ci fermiamo un po' più in basso e facciamo il punto della situazione. Vi salutiamo e chiudiamo il video. Abbiamo assistito a un'alba con dei colori pazzeschi. Devo dire che questo posto era un posto che odiavo, come sapete, e invece mi è entrato quasi nel cuore. Da quando hanno rifatto l'asfalto è veramente piacevole percorrere queste strade. Oltre a me Francesco, i campanacci delle mucche, le cicale e le lucciole sono stati i nostri compagni di avventura, fine dei giochi. Devo dire una cosa, con Francesco è sempre piacevole fare queste esperienze qui o averlo come compagno di viaggio, perché è estremamente discreto, silenzioso, sotto tanti punti di vista siamo estremamente simili. A nessuno di noi piace la caciarra, il chiasso, parlare ad alta voce, quindi in questi momenti dove uno cerca la tranquillità è un ottimo compagno di viaggio. Adesso ci fermiamo qua e vi salutiamo. Questo è il posto dove avremmo voluto fermarci ieri, che poi è il posto dove generalmente chi mi segue sa che spesso e volentieri mi fermo qua. Fra, tu che avevi detto che pensavi che andassimo già sopra di default. Per me era quello il posto deciso. E invece stavolta volevo dormire qua sotto, non c'ero mai stato, ma effettivamente sopra è molto più bello, sia come colori, perché qui sotto, insomma, colori che abbiamo visto sia ieri sera che stamattina all'alba non li avremmo visti. C'è una vista diversa. E un'altra roba di là, dai. Questo è proprio un ristorante, guarda, ci tavoli. Sì, qua È fatto apposta. è molto ristoria pizzorante, sì. Riflettevo sul fatto che ricorda molto la Sila, questa vegetazione. Sì, quando sono stato in Calabria sono passato lì alla Sila, effettivamente è un posto molto bello. Sì. Peccato le strade sembrano bombardate alcuni passi. Però il Sì. posto è molto bello, molto, sì, lo ricorda Diciamo molto che- effettivamente. Sì, anche perché con questi tavolini ci sono zone attrezzate anche lì, vengono usate spesso, però sì, le strade effettivamente in alcuni punti lasciano Mi desiderare. ricordo che era un po' Ma anche rovinato. qua era un po' sporca la strada a scendere Sì, dalla- vabbè, quella per andare sopra l'antenna è un po' rovinata, però qua è uno spettacolo, questa è questa strada bella, qua, questa l'hanno da quando l'hanno rifatto con Caffè apposta, Ah, l'anno scorso, qualche giusto. sera prima che venimmo Giusto. noi. Cioè, non c'erano ancora le Che strisce, noi hai ragione. sì, no, esatto, non c'erano anche le strisce. E comunque, come diceva Francesco qualche secondo fa, prima che accendessi la camera, sembra che la giornata stia per finire Invece deve e cominciare. invece deve iniziare. Sì. Sì, adesso Adesso da qua si punta a casa, ci facciamo una giornata di smart. giornata di smart e si inizia a lavorare. 8:30, massimo le 9, siamo operativi tutti e due. Come dicevo nel video, avere Francesco a bordo è sempre una garanzia. Sì. Discreto, silenzioso, pacato, tranquillo, Sì. una garanzia. Francesco Neanche è... i bisogni mi devi far fare. li No, faccio. va da solo, è autonomo. Non ti dico portami in capo al mondo perché è capace che poi mi ci porti veramente. Quindi dico, No, però obiettivamente fare un'esperienza così, che è semplice di per sé, però se non lo fai in compagnia probabilmente non rende. un po' più di pensieri te li dà. Sì, Vi ringraziamo se siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso. iscrivetevi. Iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla, per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video Ciao. e si va a fatia. Andiamo.